E buongiorno e benvenuti in questo secondo giorno di viaggio. Se vi siete persi il primo che c'è da crepare da ridere, ve lo lascio alla fine di questo video. Adesso mostrino. Caffettino, adesso mostrino, caffettino. Ho fatto la rima con panino. Con la burrata? Con la boulangerie. Ah! Il Monster non ascolta mai niente. C'era il tavolino con le sedie dentro, lui non si è voluto fermare perché non mi ha ascoltate. Adesso mangiamo qua fuori. Infatti, adesso basta pancati, organizzato da lei, mi ritrovo a mangiare così, senza caffè e una bottiglia d'acqua. Ed ecco a voi il pain chocolat. Questa è la punizione per essere andati a mangiare al McDonald's per il boss. Gli voglio andare! Ma guarda come lo strappa. Io invece, ragazzi, mi sono presa, madonna sei lungo, pensavo fosse più corto, ma guarda che spettola. Costa 2 euro, ma è di una lunghezza inarrivabile. Non riesco con una mano sola, Monster. Lunghissimo, ragazzi. Questo è un torsade au chocolat. Perché c'è tutto il cioccolato. C'è una roba. Qua, come vi dicevo, altro che gli 8,5 euro di colazione in albergo. Venite in una boulangerie, poi il caffè ve lo prendete da un'altra parte. Ma guarda che roba. Che fanno quando si entra, che non sai mai dove devi andare. Poi in Francia comunque c'è prima avete da far benzina e dopo il caffè, il contrario nostro. E un'altra cosa molto importante, in Francia assolutamente il bancomat è valido per l'estero, perché se no non farete mai benzina, perché sono solo con le carte i distributori qua. Il Monster che si sta dirigendo spedito come un grillo verso il caffè. Abbiamo anche il parcheggio moto. Caffè, amore? Questo è il caffettino e poi questo qui è Only Parking Moto avec du sucre. Oui, merci. E di chaffetton. Cos'è lo chaffetton? Non lo so. Non esiste. Perché ma il TomTom non ci dava Carcassonne, abbiamo dovuto impostarlo a mano. Centreville è per loro il centro della città nuova, invece la Cité è il borgo antico dove stiamo cercando di arrivare adesso. La Gina l'abbiamo parcheggiata, il Monster l'abbiamo considerato. Qua comunque ci sono degli stradoni a 3 corsie, strade meravigliose, ma il limite di velocità non so per quale motivo è i 110. Oltre ad avere il moccio al naso, come al solito nelle vacanze del boss abbiamo sempre 17 gradi, vento e... Però non è vero, perché in Bosnia abbiamo patito un gran caldo, non è vero. Adesso seguiteci che vi facciamo vedere come procede la storia, perché non lo sappiamo neanche noi. Abbiamo trovato un piccolo bistrò nella parte della città, quella nuova. Il Monster stava facendo cadere il casco da vabbè, lasciamo stare. La birra più petit che c'è. Metti in bocca il bicchiere, ci sta tutto, cioè 0,1, cos'è? Questa è la zuppa di pesce che il Mostrino ha preso con la formula. Comunque sulle zuppe loro sono veramente i numeri uno. Crostini di due tipi, quello un po' più abbrustolito e tostato e quello invece normale. Questo è formaggio. I francesi non possono stare senza formaggio.
è un brodino fatto proprio bene. Sembra anche bello grassettino. Sì, è molto grassettino. Questo è di sostanza. Buono, ma io ho bisogno di qualcosa di un po' di più. Questo, ragazzi, è il piatto del mostrino e c'è il purè. Questa è una coscia d'anatra con il purè. Un sapore strano, tipo qualcosa di acetico. Strano. Questo è fatto proprio bene. È umido, vedi, è ben cotto. Bello tenero. Comunque sono bravi in cucina, molto buono. Hanno cotto bene la pelle, vedi che bella che è. La parte dentro dell'anatra non sa di animale selvatico. Buono. Poi io ho preso l'agnello, che io non so, cioè sembra burro da qua, guardate che roba. Di una morbidezza. Poi loro hanno tantissimo le salsine. È stratenerissimo. C'è anche qualcosa forse di piccantino in questa salsina. Questa è una cosa stratosferica. Queste due cose qua non so cosa siano. Ah, ma questa è sempre carne di agnello. Ah, hanno fatto tipo il filetto, questo però panato e cotto in padella. Qua fuori è croccantissimo. Il dentro è rimasto umidissimo, si sente bene il sapore dell'agnello, non è una carne in sapore buono. Poi abbiamo questo contorno qua che non so che cosa sia, forse cavolfiore, è rovente. Cavolfiore al forno con tutto questa cremina di panna, buonissimo. Ci sono anche le patate. Piatto come questo vi viene 22 euro, però avete sia il secondo sia il contorno e comunque le porzioni non sono da fame. La spesa è 53,50. Andiamo verso La cité, la cité. io c'ho una cassa incredibile. La cité. Siamo finalmente a Carcassonne, un posto che abbiamo sempre solo visto per televisione e adesso ci siamo. Carcassonne è la più grande città fortificata d'Europa. Mi spiace dirvelo, ma batte anche noi italiani. È patrimonio UNESCO dal 1997 ed è perfettamente conservata nelle sue 53 torri e 4 km di cinta muraria. 3 km di cinta muraria. C'è un sacco di gente, questa cosa un po' mi urta i nervi. E non solo, anche del vento, guarda quel lampadario lì come si muove. Vedetela in fondo quella cosa nebulosa? No. È una tempesta di acqua. È andata a finire che abbiamo preso 2 teini al limone e il Monster che non mangia niente. Una crepa alla Nutella e si sente sempre il profumo vanigliato quando entri in questi negozi qua così. L'unica preoccupazione è che non sia rovente come la lava. La parte della crepe mi ricorda tantissimo, non so se ve li ricordate, i biscotti che vi danno nei ristoranti cinesi, i biscotti della fortuna, solo che questo è come consistenza è più molliccio. Abbiamo speso della crepe e dei due tè, i due tè erano 5 euro se non mi ricordo In male. tutto, In tutto, Sì. e la crepe erano 3 euro. Prezzo d'ingresso 11 euro, se volete l'audioguida sono 3 euro in più, quindi diventano 14 euro a testa. Andiamo! Adesso vi racconto perché si chiama Carcassonne. Dame Carcasse, vedova di re Balard, ucciso da Carlo Magno durante l'assedio. È disperata, le stanno assediando il castello da 5 anni, non ne può più. Stanno finendo i viveri, la gente è stanca, un disastro. Cosa pensa la Shura? La Shura dice: mi è rimasto un maiale, abbiamo 2 sacchi di grano, le provo tutte. Dai 2 sacchi di grano e le ultime vivande che hanno al maiale
maiale per ingrassarlo il più possibile. Quando l'hanno ingrassato all'inverosimile lo prendono e lo fa cappottare fuori dalle mura del castello. Gli assediatori dicono: la Madonna, se hanno ancora così tanto cibo per aver ingrassato così un maiale, questi vanno avanti ancora chissà quanto tempo. Quindi cosa fanno? Gliela danno su, si arrendono. Dame Carcass offre la pace a Carlo Magno e che cosa succede? Per festeggiare questo momento, dopo 5 anni di assedio, ordina di suonare le trombe per dichiarare la pace. A questo punto i soldati fuori dicono Carcass song, cioè suona Carcass, Dame Carcass, e quindi Carcassonne. La visita con l'audioguida è molto interessante. La voce narrante è, per immaginazione ovviamente, quella dell'architetto Viollet-le-Duc, vissuto nel 1800, che dopo essersi laureato in Italia iniziò a lavorare in Francia con compiti di restaurazione di edifici storici, anche molto importanti come quello di Notre-Dame de Paris. Avendo abitato ai piedi del castello, si impegnò per iniziarne la restaurazione e il progetto venne poi approvato da Napoleone III nel 1853, seppure con conseguenti polemiche dovute soprattutto ai materiali che erano diversi da quelli originali. Ad oggi Carcassonne e il suo castello rimangono un gioiello francese da visitare assolutamente. Abbiamo terminato la visita, dura circa un'oretta ed è molto interessante. Tra l'altro così vi fate tutto il giro da dentro, perché ritornate poi da dove si entra ed è molto bello. Secondo noi vale la pena. Merita, sì. A me queste cose qua piacciono molto, anche solo sentire. Prendete l'audioguida perché non potete sapere le cose, i particolari, e lo spiegano in prima persona, quindi molto curioso. Adesso noi proviamo ad andare a fare il check-in in camera e poi ci rivediamo per cena. No! Ma stai scherzando? No, non è possibile. Non arrivi in fondo, guarda. È quell'ora che devo tenere sott'occhio. Ma mi sono distratto. Ma come? Ragazzi, non ho parole. Mi sono chiusa, mi sono chiusa fuori con tutti e due. No. Sì, hai chiusi fuori. Stavo per mettere il piede dietro per fermare la porta perché c'è una ventana assurda e le chiavi sono dentro, il telefono è dentro. A noi ne capita sempre di tutti i colori, ragazzi. Però la cosa positiva è che il monster non ha tentato di strozzarmi. Bravo. Io ho un po' la tremarella perché mi ero già vista nel disastro. Abbiamo beccato, non so per quale fortuna infinita, perché io dico sempre, nella sfiga bisogna essere fortunati. C'erano due signori che conoscono i proprietari e li hanno chiamati al telefono per farci aprire. Comunque, questa zona è tutta per noi se ci vogliamo mettere giù, quindi ci sono il tavolino, le sdraio, il letto, l'angolo cottura per farsi eventualmente il caffè, bellissimo, e qui c'è il bagno con una doccia meravigliosa che adesso userò perché ho sudato freddo. Adesso ci ripigliamo e poi andiamo a cena, forse. Adesso vi porterò a mangiare un menù particolare fatto di salsicce e uccelli bosco. Siamo a cena, come
programmato, una delle rare volte che programmiamo una cosa e funziona come deve andare, siamo venuti a mangiare in quello che sembrerebbe il migliore ristorante dedicato alla preparazione del cassoulet, non so ancora come si dice. Comunque questo piatto tipico della lingua d'oca che non vedo l'ora di assaggiare, perché dei tavoli di fianco, ragazzi, è una roba bellissima. Al posto di prendere una bottiglia direttamente di vino, io mi faccio un bel calicino di Merlot, voilà, morbido, leggero e poco spumoso. Voi non lo sapete, ma con questo tipo di ebollizione, questa temperatura lavica, potremmo anche forgiare una spada. Qua sotto c'è tutto, mamma mia, non so se vedete il fumo. Ah, pure c'è mamma mia, è una roba, ragazzi. Ho l'acquolina, sto salivando. Allora abbiamo Questi da soffiare 3 ore, sono fagiolini bianchi. Il fagiolino è fetente perché trattiene al suo interno il calore lavico. Da così è buonissimo. Si è saporito, saporitissimo. Agguanto un pezzo di salsiccetta, venite giù. Ah, guarda che bello che è. Fantastico. È fantastico. Una salsiccia di maiale, ma è più compatta rispetto alle nostre salsicce normali, che sono un po' più granulose. Questa qui è fatta diversa, è più compatta. Molto saporita, molto buona. Sa di, sapete quei piatti invernali quando c'è il camino acceso e la nonna che spignatta? Quello, una roba sublime. A parte il fatto che comunque questo piatto ha un peso specifico tipo una cisterna di gasolio, abbiamo il brodino che sicuramente il boss ha già descritto abbondantemente. Una cosa che mi piace molto è il fatto che questo tipo di pollo ha tutta la pelle, tutta sì, ben cotta, è croccantina, vedete? Non c'è la parte sguigna, brodosa, grassa, è bellissimo. Poi abbiamo questa parte di carne che è stata cotta ma è asciutta. Il pollastrino mio. Cioè, guardate come si rompe. Scena per farvi vedere quanto diventano morbidi e cremosi i fagioli. È una preparazione questa che non potete assolutamente perdervi, fosse anche veniste in agosto qua. Il nome cassoulet viene dalla cassule, a me viene da dirlo un po' alla bresciana, un po' alla milanese della cassola. Comunque è viene dal nome questa pignata di terracotta nella quale cuociono queste preparazioni. C'è da dire una cosa, che non può mai un piatto venire con lo stesso gusto particolare e ben definito che dalla terracotta. Nessun altro materiale lo regala, c'è una differenza abissale. Anche per fare il nostro ragù alla bolognese fatto nelle pentole di terracotta è un'altra cosa. Dopo che la ragazza è venuta al tavolo con la sua macchinetta supersonica, ci ha sparato la cifra di 61 e non mi ricordo cosa, e siamo pieni. Stavolta io però ho preso anche il caffè rispetto al solito che non lo prendiamo mai alla sera. Noi adesso andiamo a Nanna perché domani iniziamo veramente a farvi vedere i Pirenei e vi facciamo vedere un sacco di cose, ma non sei un po' troppo vicino, amore? Ricordate l'iscrizione al canale, che non ci fate un dispiacere, un bel like se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi è anche venuto.